Chitarristi nerd, bentornati sul nostro canale YouTube. Io sono Laerte, sono il chitarrista dei Bring Me Down e oggi come potete vedere non mi trovo nel mio studio casalingo perché affronteremo un tema molto delicato e soprattutto spinoso e quindi avrò bisogno di una mano, ma prima di spiegarvi tutto vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel like sulla fiducia a questo video e cliccare la campanella. Iniziamo? Mi aspetto dei commenti pepati qui, aiuto. Sigla! Partiamo subito con la domanda, ma conviene comprare una Line 6 HX Effect? Parlando con alcuni amici, alcuni hanno detto no, io non comprerei mai questo tipo di macchina perché già ci sono macchine che fanno cose migliori di questa, per esempio la Line 6 Helix oppure la HX Stomp, sono della stessa famiglia, funzionano alla stessa maniera, ma la differenza sostanziale è che l'HX Effect non fa il modeler, quindi non ha simulazione di cassa e non ha simulazione di ampli. Quindi risulta molto penalizzante, ma sarà veramente così? Non potendo rispondere personalmente a questa domanda, ho chiesto l'aiuto di un amico, il chitarrista dei Little Les Pain, Frankie, che ha appena comprato questa macchina e oggi mi aiuterà a darvi questa risposta. Ci tengo a sottolineare una cosa, nonostante la maglietta, questo è un mio piccolo feticcio, questo video non è sponsorizzato da nessuno, tantomeno dalla Yamaha o dalla Line 6. Quello che sentirete in questo video saranno le nostre impressioni e opinioni di questa macchina. E siamo qui appunto con il nostro amico Frank dei Little Les Pain che oggi ci illustrerà i motivi per il quale lui ha acquistato questa macchina, che anche io sinceramente sono curioso di sapere, perché è completamente, se vogliamo, diversa dalla mia ideologia di suono. Frank, come sei giunto a questo acquisto? Beh, intanto ciao Laerte. Non è vero, ci siamo salutati, abbiamo mangiato prima, sì, abbiamo fatto tutti i figli, però dobbiamo fare circostanza. E ciao a voi. Allora, io in linea generale ho due esigenze per il mio modo di suonare. Quello che voglio sentire mentre suono, e per questo voglio direi che sono assolutamente un chitarrista analogico. Ecco, prima che poi qualcuno mi dica soltanto quelli di digitale. No, qua non abbiamo pregiudizi, Qua abbiamo tutti, sia analogici che digitali. No, mettiamo in chiaro, io sono un chitarrista analogico. Non fondamentalista, ma sono analogico. Però oggi vedremo che ci sono delle aperture mentali. Ed è giusto avere le aperture mentali perché possono portare a dei grandi guadagni. Sono sicuramente un chitarrista analogico per quanto riguarda quello che voglio sentire, ovvero una testata, una cassa vera con quel volume dietro la schiena che ti picchia dentro. Lo spostamento d'aria per sì, è fantastico ragazzi, cioè non ne posso fare a meno, ma mi rendo conto che c'è anche quello che è necessario, ovvero il suono che deve andare al pubblico, il suono che deve ascoltare la gente che è venuta a vederti live, no? Allora per questo già il mio modo di suonare è diventato un po' ibrido. Possiamo dire ibrido? Assolutamente. Secondo me è il giusto connubio tra quello che può essere l'approccio di un chitarrista analogico a quello che è il digitale, perché poi alla fine stiamo parlando di simulazioni di suoni, però comunque in giusta dose. In giusta dose, c'è una buona dose, vedrete, di analogico. Allora, come mai hai comprato questa macchina? Perché? Allora, mi sono veramente reso conto, in quest'ultimo anno soprattutto, che ho suonato puramente in analogico, di avere in mente altri suoni, altre cose, di creare altri rumori. Se vogliamo vedere questa cosa, in analogico è molto complessa, ovvero bisogna spendere soldi per comprare il singolo pedale che fa quella singola cosa, avere lo spazio in pedaliera per poterla mettere e soprattutto deve avere il modo di poter gestire questi suoni live, no? A meno che non diventi un ballerino di tip-tap. Sì, esatto, di tip-tap. Diventa molto complesso riprodurre dei suoni un po' strambi, no? Perché se hai pedali che fanno cose strane li devi utilizzare in qualche maniera. Detto questo, ho pensato ci deve essere qualcosa che riassuma in un pedale solo, appunto un multi-effetto, tutte queste cose, ma che possa essere, che io posso richiamare questi effetti con un solo calcio sul foot switch. Questa cosa è HX Effect. Perché questa e non una Helix? Perché non una macchina completa con anche le simulazioni interne degli amplificatori, ma semplicemente un effect? Perché hai scelto questa e non una miraglia
completa, una pedaliera completa, che potesse fare le stesse cose più o meno, ma... Questa rispetto a Helix manca delle simulazioni di testate di cassa, come hai già detto prima tu. In realtà è una cosa di cui io non sento il bisogno, perché proprio nella categoria delle cose che volevo era quella cosa lì che per il mio gusto personale, no? Non ne trovi l'esigenza e neanche in proiezione futura comunque, cioè non sei uno che dice no, per il momento mi serve questo, mi basta questo, Sì, perché tanti quando comprano una pedaliera di questo tipo, uno switcher piuttosto che un model, la prima cosa che pensano è: se poi in futuro mi dovesse servire quest'altra cosa, ce l'ho, però tu non sei di quell'avviso, dici a me serve quello, voglio quello, compro quello. Io al momento penso che tutto quello di cui ho bisogno, necessità, lo trovo dentro questa macchina, che è veramente eccezionale. Ecco, già ha fatto questo spoiler che è veramente eccezionale, cioè Sì, adesso però non è che la decantiamo così, andiamo a fare una piccola analisi dei pro e i contro che ha questa macchina. Adesso andiamo a illustrare un pochino nel dettaglio come Frank utilizza, perché lui l'ha pensata in una determinata maniera, quindi come la utilizzi tu? Fammi capire come la utilizzi tu e convincimi che questa cosa può funzionare. Ti convincerò. Intanto, per convincerti dovremmo partire dal presupposto che tu hai una pedaliera come la mia con tanti pedalini analogici e una testata come quella. Puoi anche scordarti di tutti questi pedali, perché al suo interno ci sono tutti, la macchina va a integrare la pedaliera che avevo già presente, in alcuni casi sostituisce alcuni dei pedali che c'erano, quindi come un normalissimo pedale, lei è l'ultima della catena e va dritta nell'input della testata. Uso soltanto il pulito dell'ampli. Quindi l'hai collocata di fronte all'ampli, quindi tutto quello che sono però gli effetti, cioè di ambient, tipo il delay o il reverbero, non vanno dietro come si suol utilizzare di solito, quindi il send return, ma ce l'hai davanti. Questo perché tu sei sempre stato abituato a usare un rig che funzionasse in questa maniera. Esatto, è una serie di pedali che vanno in fronte all'ampli. Proprio alla alla vecchissima. Sì, alla vecchissima. Quindi non hai preso in considerazione ancora la possibilità di mettere la testata all'interno di quello che è la macchina, perché dovete sapere che la macchina ha la presenza di ben 2 loop effetti. Quindi cosa si può fare? Si può integrare un pedale o anche collegare la testata che avete con un metodo 4 cavi. Se non sapete che cos'è il metodo 4 cavi, vi rimando a tutti i video che ci sono su YouTube. Io non l'ho fatto perché l'hanno fatto tutti, quindi di conseguenza cercate il metodo 4 cavi su YouTube e troverete bellissimi video esplicativi di come funziona questo metodo. Altro non è che inserire attraverso l'effect loop la testata, la vostra testata, all'interno di quello che è la catena degli effetti che volete utilizzare. Questo in un modeler o anche in questo caso nell'HX Effect. Questa cosa vi permette di distribuire meglio gli effetti, cosa che Frank non ha ancora sperimentato, ma comunque parlando già precedentemente è venuto fuori questo argomento ed è una cosa per la quale ho iniziato a vederla sotto un'altra luce. Quindi già la possibilità di poter interagire in questa maniera è come se tu avessi veramente una pedaliera con tutti i pedali a disposizione che hai sempre voluto e la integri col tuo sistema. È una cosa ottima, direi. Aggiungo che il sistema che tu vai a integrare nell'FX Loop, in uno dei 2 loop, che sia la testata, che sia un pedale, lo puoi gestire esattamente come un qualunque banco di quelli di... qualunque blocco. Blocco. Non sono ancora tecnico come un qualunque blocco, giusto? Un qualunque blocco, senza dover staccare cavi. In più abbiamo fatto una scoperta prima, perché nel giocarci un pochino abbiamo fatto un po' di blind test per cercare di capire. Lui ha nella sua pedaliera diversi overdrive che l'HX Effect ha al suo interno e di conseguenza abbiamo voluto giochicchiare un pochino, abbiamo voluto provare a emulare quei pedali e nel giocare ci siamo accorti di una cosa che è stata abbastanza divertente, cioè non solo l'H Effect ti riporta quello che è il suono del pedale, ovviamente sistemandolo un pochino perché chiaramente non ha gli stessi parametri di riferimento dei knob che avete sui vostri pedali analogici, ma la cosa forte di questa macchina è che scambiando le posizioni dei pedali non è che lei va ad assemblare il suono così com'è indipendentemente, tiene conto anche della posizione. Lui ha collegato nei loop effetti 2 overdrive in una certa posizione e noi andandoli ad emulare non ci eravamo accorti che fossero di posizioni invertite, e quando abbiamo provato a fare il confronto abbiamo detto ma
non suonano per niente uguali. Poi lui mi fa, ma perché mi hai messo davanti quello, li ho scambiati, il suono era identico. Anche questo pregio all'interno della macchina aiuta parecchio. Non solo riconosce la pasta, ma anche le posizioni. In questo caso Frank non dovrebbe scablare per avere un suono diverso, per avere un altro tono, per avere un altro timbro. Non dovrebbe scablare e invertire, semplicemente non fa altro che spostarli all'interno della catena. Lui potenzialmente ha un suono in più rispetto a quello che avrebbe con gli stessi pedali nella sua pedaliera. Quindi questo è un pregio secondo me da questo punto di vista. Assolutamente Infatti sì. lui era tutto bello contento dopo che abbiamo fatto questa cosa. Assolutamente sì, quella dei cavi è un po' uno di quei problemi che hanno i chitarristi Altrimenti analogici. ti compri altri due pedali uguali, li inverti, Esatto, potrebbe essere ti fai l'astronave. che risparmio anche, voglio dire, no? Direi proprio di no. Un'altra cosa posso? Certo. Questa macchina ha veramente cambiato il mio modo di suonare per come può diventare uno switcher vero e proprio, cioè diventa il cervello vero e proprio della tua pedaliera. Premendo un tasto posso cambiare una serie di pedali, poi si spengono, si accendono tutti, addirittura comando del Whammy, via MIDI posso comandare Tutti i pedali MIDI che poi metterli Esatto. in catena è un attimo. In realtà lei riceve e invia, certo. segnali MIDI. Quindi potenzialmente se avete anche un progetto dove avete una DAW che vi manda le basi o il metronomo eccetera, Sì. vi fate semplicemente un cambio MIDI nella vostra DAW e potenzialmente potete abbandonare tutto quanto in un angolo e i suoni li cambierà in automatico. Anche questo pregio non è da sottovalutare. Non è da sottovalutare, però secondo me questo prodotto si rivolge proprio a chi come me aveva tutto analogico e adesso si ritrova con una macchina che potenzialmente ha un routing infinito, lo dicevamo prima, una semplicità d'uso incredibile. Live, ragazzi, io penso che ti salva la vita, nel senso, io ho sempre sognato di premere un tasto, cambiare completamente tutto il mio suono. Tutti l'abbiamo pensata questa cosa. E rimane veramente il tuo suono comunque. Allora, una domanda poi pepata che io volevo fargli è: quando tu hai visto su internet le varie possibilità di acquisto, quindi questa macchina rispetto alla Stomp, rispetto alla LT o alla Floor, il prezzo ti ha influenzato in qualche maniera? Perché questo è quello che è il costo minore. Cioè è la macchina che costa meno di tutti quelli che ho elencato prima. Sì, credo costi un pochino di meno, ma non mi ha influenzato il prezzo. E il target che questa macchina ha, che secondo me è diverso dalle altre macchine di Line 6. È proprio rivolta, si chiama HX Effects apposta, perché si rivolge... Lo scioglilingua. Sì, è molto difficile da dire, perché fa quello sostanzialmente, principalmente fa quello, poi abbiamo detto fa un sacco di cose. Prezzo no, assolutamente non Però mi ha influenzato. Il prezzo però rientra nei pro. Se io dovessi fare il conto del costo dei pedali singoli per riproporre i suoni che ci sono là dentro, probabilmente non basterebbe 10 volte il prezzo di questa macchina. Infatti. Allora da questo punto di vista sì, conviene, assolutamente. Ok, rientra nei pro. Ovviamente non è l'unico pro, ne abbiamo elencati tanti, ma quello che non abbiamo ancora elencato sono i contro, perché non è tutt'oro quello che luccica. Abbiamo delle piccole cose, delle piccole mancanze che comunque ogni tanto ti fanno storcere il naso. Allora, uno dei contro lo dico io perché conosco bene le altre macchine, quindi la Stomp, la Helix, rispetto a Frank che purtroppo ancora non ha dimestichezza con quelle macchine, quindi non sa riconoscere le differenze. È una cosa che ho notato l'ho vista nell'editor perché è molto più comodo vederlo sull'editor. Anche qui l'editor è come quello di Helix e come quello di HX Stomp, ma leggermente diverso perché ho visto che non ci sono alcune cose. In particolar modo mi sono accorto che non c'è un volume di ingresso e un volume di uscita regolabili gestibili con gli snapshot, perché poi la macchina all'interno ha gli snapshot che sono tipo le scene, cioè i richiami del preset. Ci sono un sacco di video che ho fatto in merito a come fare un preset su Helix, ma la cosa differente è che sugli snapshot uno può controllare qualunque cosa, si può gestire la scena, quindi anche il volume di ingresso e il volume di uscita dello strumento. Qui non è possibile. È possibile su Helix e su Stomp inserire anche un gate all'inizio della catena e qui non è possibile, quindi ergo bisogna utilizzare per forza un blocco. Questa è secondo me una grande pecca, perché una macchina che ha la possibilità di mettere addirittura un blocco in più rispetto a quello che è la catena di 8 blocchi di HX Stomp, questa ne può mettere 9, però non posso regolare l'ingresso e l'uscita.
Questo secondo me è un difetto. Poi per te invece qual è un possibile contro di questa macchina? È un difetto proprio. È un difetto. Aiuto. A me i fuzz non convincono ancora. Ok, stiamo andando proprio nel... Però è l'unica cosa che non mi convince per quanto riguarda il Allora, suono. attenzione, però già quando prima di venire qua da te mi hai detto ma non mi convincono le distorsioni, però Di overdrive ho detto. gli overdrive, non mi convincono gli overdrive, poi allora, prima di fare questo video, cavolo, però sono uguali! No, ti avevo detto, no, gli overdrive forse mi hanno convinto. No, sono veramente belli gli overdrive, ma anche il muff abbiamo trovato molto bello. Sì, siamo riusciti, perché lui ha tutti questi pedali e abbiamo fatto un confronto e quindi siamo molto contenti, anzi magari dopo vi faremo sentire qualcosa in modo tale da farvi capire proprio il confronto tra i suoni analogici di Frank e quelli digitali che ha tirato fuori con questa macchina. Faremo un piccolo blind test, se vogliamo, non tanto blind perché poi vi diremo che cosa stiamo utilizzando, però comunque metteremo a confronto quello che è la macchina con i pedali analogici. Ok. Un altro difetto che ho trovato che un po' mi ha costretto a lasciare in pedaliera alcune cose, alcuni pedali fisici, la capacità di calcolo ovviamente non è illimitata sulla macchina, ma su questa, ma come penso su tutte, ma alcuni effetti tipo il whammy, il drop che è un pitch praticamente, o anche altre cose, portano via un sacco di capacità della macchina e quindi spesso non riesci, se metti quel tipo di pedale, ad aggiungerne tanti altri, insomma. Questo io l'ho giustificato dicendo che secondo me il motivo è molto semplice, la macchina è vecchia, cioè queste macchine sono state pensate, partiamo dalla Helix da 10-12 anni fa, stiamo parlando di macchine che sono uscite sul mercato 10 anni fa, 12 anni fa, sono rimaste quelle ma vengono sfruttate ancora oggi perché c'è un continuo aggiornamento da parte di Line 6. Chiaramente i blocchi sono diventati più pesanti, gli effetti più pesanti e si è ridotta diciamo la capacità di manovra. Adesso io parlo per me, dai, su, forza, facciamo uscire l'Helix 2 perché ne abbiamo bisogno di più memoria. L'ho comprata io questa. Vabbè, la rivendi su, dai, a parte gli scherzi. Credo che sia questo il motivo fondamentale per cui questa macchina ha questo difetto, diciamo, di non poter utilizzare tutto quello che si vuole a pieno perché chiaramente è una macchina un po' vecchiotta, gli aggiornamenti hanno un pochino incrinato quello che è l'utilizzo. Da chi come me proviene dalla pedaliera classica, on, off, spegni, accendi, fai queste cose qua, bisogna reimparare a utilizzare i pedali, cioè bisogna riallenare la memoria meccanica per avere un nuovo modo di suonare, perché richiami non un suono, un pedale, e richiami la scena intera con un solo switch. Non è un difetto, bisogna darsi un minimo di tempo. Ok, adesso però vogliamo andare a vedere un po' più nel dettaglio la cosa, cioè ascoltiamolo proprio la differenza. Infatti vorrei farvi sentire alcuni suoni fatti da Frank per la sua band e poi vorrei fare un piccolo confronto, far sentire quello che sono i pedali che lui ha in pedaliera messi a confronto con le emulazioni che ci sono all'interno della macchina. Ok, figo, ma volevo fare una piccola premessa. I suoni che io ho preparato sono i suoni adatti al contesto della band in cui suono. Non ho preparato dei suoni per godermeli, ecco, diciamo così. Ho preparato dei suoni che funzionano lì dentro. Tutti i con la chitarristi basso, nerd pensano di suonare da soli in una band. No, esatto, non penso funzionerebbero i suoni che mi piacciono all'interno della mia band. Quindi bisogna un attimino adattarsi. Quindi bisogna adattarsi in modo che il tuo suonato serva veramente al groove generale della band, ecco. Adesso andiamo a sentire un po' quello che serve veramente la band. Ok, vi faccio sentire qualche suono. Possiamo iniziare con questo, il suono di What I Say, il nostro pezzo. In origine a registrare c'era un clone, un muff e un phase 90, un phaser che andavano dentro proprio questa testata. In questo momento riproduciamo lo stesso suono con i due pedali analogici, appunto muff e clone, con il phase di HX Effect.
Allora ragazzi, il confronto l'avete sentito, cosa ne pensate? Ce lo dite nei commenti? Cioè giusto per capire se mandarci al diavolo o meno, perché personalmente noi ci siamo divertiti a fare questa cosa e i suoni, devo dire che io dalla pedaliera potrei anche toglierli sti due pedali. Ditemi voi cosa ne pensate. Non mai li toglierà, tranquilli che li toglierà. Detto ciò, faccio una piccola marchetta. Lui suona nei Little Spain, trovate i riferimenti qua sotto, seguiteli, andate a cercare, commentate il video, dite tutto quello che pensate. Se avete delle domande in merito all'utilizzo di questa macchina, non rispondo io, risponde lui. Quindi certo. scrivetele qua sotto, Nessun problema. perché è lui l'esperto sul giro. Scrivetele qua sotto, fateci sapere cosa ne pensate e mi raccomando, grazie mille Frank per l'ospitalità. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima!